è da un po' di tempo, cioè precisamente da quando ho visto Pretend That You Love Me, che quando mi chiedono chi è il tuo regista preferito, io rispondo subito Joel Haver. E Joel Haver è sto ragazzo che quest'anno ha girato 12 lungometraggi. E prima di adesso, lui negli ultimi 3 anni aveva girato un cortometraggio a settimana, che è già un risultato, diciamo, ragguardevole, no? Girare un corto a settimana. Dire 12 lungometraggi in 12 mesi è ovvio che è una cosa assurda e quindi vorrei parlarne. 12 film in 12 mesi e penso che la cosa più sensata sia andare in ordine. Il primo film è The Hero's Journey, a.k.a. My Life, a.k.a. The Caleb Johnson Story, tra parentesi I'm Caleb. Ed è la storia, diciamo, in prima persona di questo personaggio che è ricorsivo, quasi sempre, diciamo, un po' ai margini della società, non molto intelligente. La storia di Caleb è la storia di questo Caleb che gira questo vlog sulla sua vita. E Caleb è interpretato da Joel Haver. È interpretato con molta delicatezza. È un film comunque abbastanza delicato. Ecco, il più grosso difetto di questo film, nella serie dei 12 film, è che è stato il primo a uscire. Cioè, io quando è uscito il primo film, sapendo di questa sfida che si era messo in testa, ero molto curioso di vedere cosa avrebbe fatto con questi 12 film. Vedere il primo film essere questa sorta di mockumentary, vlog, senza color, girato casereccio, non ti dà l'idea di un film. Quello che però dà l'idea del film è la complessità che raggiunge che riesce a far raggiungere a questo personaggio, a questo Caleb. Ecco, vedi qua si vede lui che monta questi video che ha girato, perché Caleb fa questi video di scherzi, di cose, di vlog. È un film su un vlogger, diciamo, ma questo vlogger rispetto ai vlogger siamo abituati che se vediamo un vlog, la persona che sta facendo il vlog, come si dice, tiene su una maschera. Eh, Invece in Caleb vediamo questa sorta di sincerità, lui cerca di far uscire questo mondo, è solo che non è capace perché non è molto intelligente. Credo che questa sia la verità del personaggio di Caleb. È stupido e non c'è niente di male. C'è una scena infatti dove, ecco questa qua, lui sente cosa gli altri pensano di lui, no? Tra l'altro è bello perché questo zoom è lui che zooma il monitor del portatile. Lui in questo momento è a casa di sta tipa e sente che cosa la tipa pensa di lui, perché è al telefono con un altro e sta parlando di lui. E quindi lui ha la possibilità di sentire cosa gli altri pensano di lui. E lui adesso guarda questo video e zooma su se stesso perché è un momento eh, comunque triste, ma quello che viene detto non è poi così grave. Cioè, sarebbe stato facile in una situazione del genere mettere lei che dice: Ah, ma Caleb in realtà puzza, lo odio, che schifo. Invece no, dice: Vai, Caleb è Caleb. E questo aiuta il realismo perché nella realtà. Perché sarebbe stato molto Hollywood che lei parlasse malissimo di lui. Invece ne parla, sì, magari con sufficienza, ma non con cattiveria. E questo zoom indietro della camera che torna indietro non è Joel Haver che torna indietro con la camera, è veramente Caleb che torna indietro con la camera. La cosa interessante di questo film è veramente la recitazione. La recitazione e di fatto quindi anche la regia. Non gli si dà credito magari all'inizio perché si vedono queste immagini tutte mosse e dici, vabbè, ma che non c'è neanche la color correction, ma me lo fai un teal and orange? No?
c'è tutto anche questo rapporto con il suo amico che invece non è uno spostato come lui e quindi però gli dà mezzo corda. C'è sicuramente della tristezza in... ecco, vedi, questo forse è la parte che a me convince di meno perché questa è iper recitata, perché fa, questo ragazzo interpreta questo personaggio tutto spostato. Lo interpreta benissimo, però, sai, è un po' strano perché Caleb è così, cioè Joel Haver è così dentro Caleb che e anche Trent è molto dentro nel personaggio che sta interpretando Trent, perché sono loro. Non che Joel Haver sia tonto come Caleb, ma Joel evidentemente è andato a trovare in sé qualcosa di Caleb, perché comunque questo personaggio l'ha tirato fuori tantissime volte. E questo era solo il primo di 12 film. E ho parlato per un'ora, come accidenti faccio a farli tutti? Comunque, lo consiglio? Sì, ma il più grosso peccato di questo film è che è stato il primo film. Quindi non rifarei lo stesso errore, quindi se uno adesso si guarda tutti i film, meglio non partire da Caleb Story, che è molto bello, meglio che non sia il primo. Secondo film è Anyone Else But Me, chiunque altro tranne me. Chiaramente questo quando è iniziato ero contento perché ho detto, ah bene, le immagini, c'è la color correction, location, ci sono evidentemente costumi, molto sopra le righe. Infatti c'era questo personaggio e dicevo, ma perché è così scemo sto personaggio? Mentre invece ha senso perché questo film è tutto giocato sulla meta teatro. Tra l'altro lui ha fatto un sacco di, quest'uomo, ha fatto un sacco di lavori come voce per cartoni animati, eh, tra cui questa serie che si chiama Home Movies, che parla di questo ragazzino che vuole fare il regista, Home Movies. E lui credo che in Home Movies interpretasse il signor Lynch, ma non è importante. Comunque qua fa il prof di recitazione e quindi è questo film un po' thriller, perché c'è anche questa sottotraccia thriller, interessante da guardare, un buon finale, buono vuol dire che soddisfacente, e queste scene sono bellissime. Ah, vedi, è bello perché parla di recitazione, sulla meta recitazione, e a un certo punto spunta fuori questa che è il personaggio dell'ostaggio, e c'è una scena dove devono fare la telefonata del riscatto, e non le sentono la paura, e quindi le fanno direzione attoriale, eccolo qua. Action. Devin, give us the money. Nobody's gonna give it. Did you say Devin? Devin, that's the guy. It's Dustin. Dustin. Oh, It's the guy's okay. name. All right. Quindi il tema della recitazione che tocca il protagonista si interseca col tema della recitazione che tocca anche i rapinatori. Quindi è anche ben collegato. Ah, mi ero dimenticato di sta cosa. C'è addirittura un film dentro al film. C'è molto il meta in questo Anyone Else But Me. Il film dentro al film proto-femminista, che poi proto, no, non proto-femminista, post-femminista. Film molto carino, molto, molto carino. Ecco, magari se, partire da questo. Il ruolo meno convincente è il ruolo di Trent Larkowski. Lui è fortissimo, Chandler è fortissimo qua. Il ruolo di Trent Larkowski, lui, che fa questo personaggio che, cioè, avrebbe avuto più senso se fosse stato un uomo più avanti con gli anni. Non è credibile questo personaggio per l'età che c'ha l'attore, semplicemente. Sì, questo personaggio che va in giro con il metal detector e c'ha questa casa qui, con sta moglie qua, però entrambi sono giovani, sono troppo giovani per interpretare questi personaggi. The Text. The Text beh, è un film, prima di tutto in 2.41, che già è un film tutto girato
in un'unica sequenza, è un piano sequenza di 48 minuti. Io quando ho girato Pio Pellicano mi vantavo, dicevo, ho fatto un piano sequenza di 9 minuti, ce l'ho più lungo, ed è un piano sequenza vero, non ci sono tagli nascosti. E arriva il signor Joe Laver, accidenti a lui, bravo bravo, e ne fa uno di 48 minuti veramente bello, perché è difficile fare non solo una storia che regga l'attenzione per 48 minuti senza tagli, eccetera, ma anche a livello di blocking, cioè di dove sono posizionati gli attori in modo da avere delle inquadrature sempre interessanti. È molto interessante. E poi è bello, e questo fa parte anche della politica di Haver, cioè non è in Steadicam, la camera trema. E quindi, cazzo vuoi? Almeno io mi immagino un ragionamento di questo tipo, perché effettivamente un'operazione del genere si farebbe con la Steadicam, però non la gireresti in 4 ore, perché in tutto questo, oltre al fatto che è un piano sequenza di 48 minuti, eccetera, l'ha pure girato in 4 ore perché l'ha girato contemporaneamente alla notte degli Oscar. Quindi mentre la gente celebrava il cinema facendo una cosa che cinema non è, lui faceva cinema vero. Ed è molto, veramente molto, molto bello, molto bello. E anche la cosa della presentation, veramente pieno di vere e proprie chicche. No, no, veramente, veramente molto godibile. Ecco, forse io partirei da questo. Prima ho detto partirei da questo, no, partirei da questo perché quantomeno se uno si annoia può guardare l'aspetto stilistico. Hello, my beautiful creature. Questo è da Guinness World Record il film in stop motion più lungo della storia del cinema. 2 ore e 20. Follia. E non è solo un film in stop motion, è pure un musical, è pure una riflessione tra il creatore e la creatura, e quindi su Dio, un Dio magari un po' di serie B, ma comunque un Dio. È un'opera gigante. Dire che dura 2 ore e 20 dà l'idea dello scope di questo film. È una opera. È un'opera. Eh, Molti hanno trovato difficile vederlo perché invece di essere girato in 12 frame al secondo, credo sia girato in 6 frame al secondo, che sono pochi, quindi è molto jittery come animation. E quindi, cazzo vuoi? La storia è intrigante, pazzesca anche. Cioè, a un certo punto ci sono i cacciabombardieri, esplosioni, cose, morti orrende. Cioè, e poi queste bambolotti. Tra l'altro bambolotti che non sono assolutamente adatti a fare submotion perché non si muovono abbastanza, ma lo fanno lo stesso. Sì, io forse avrei preferito che avesse avuto un po' più attenzione. Wow, cioè wow, con la profondità di campo, cioè c'è veramente troppa poca profondità di campo. Avrei preferito avessero usato degli obiettivi che chiudevano di più, essenzialmente. Cioè in modo da avere, perché più cose a fuoco contemporaneamente, questo è che sto dicendo, perché è un po' fastidiosa questa bassissima profondità di campo, che è normale nelle miniature, infatti devi chiudere il diaframma così è più... Vabbè, ma stiamo veramente cercando il pelo nell'uovo qua, eh. Probabilmente io sto parlando da un'ora e ho una parte della testa oscurata dal monitor che tra l'altro da lì manco si vede. Dio santo Andrea. Quindi un film in stop motion immenso, con delle musiche strane, non dico neanche belle, perché nel senso non è neanche quello il punto, però una bella riflessione, un'interessante riflessione che è bello stare a sentire, ecco. Meglio magari se lo guardi in più puntate, perché 2 ore e 20 di seguito... Sì, anche questa
musica, colonna sonora molto orchestrale, veramente particolare da vedere. Ha senso guardarlo. Non come primo. Beh, abbiamo detto come primo conviene guardare The Text. Vabbè, adesso non facciamo numeri. It Just Takes Time. Veramente un film interessante sul lutto. Non è l'unico film sul lutto. Sta scena è bellissima. Anche con la musichina tipo Little Miss Sunshine, io apprezzo. Sto taglio è completamente gratuito, non hai bisogno di fare questo taglio. Perché hai fatto questo taglio? Vai avanti, cos'è questo taglio? A cosa serve? L'hai già detto tutto quello che dovevi dire con sta scena bellissima. Bellissima. Questo è il problema di girare 12 film in 12 mesi, che non ti rendi conto che dopo questa scena sei a posto. Andiamo alla prossima. Cioè, è bellissimo. Ci abbiamo uno dei protagonisti. Perché? Perché? Per vedere il dettaglio del coso? Per vedere il flare dell'obiettivo? Mi arrabbio perché comunque è una cosa... È la ibris di fare 12 film in 12 mesi che non ti permette di fare quel passo indietro che tanto serve per togliere quelle scene in più, quelle scene che sono poca roba. Perché per il resto io mi scaglio su questa scena, ma perché il film è stra interessante. Sono questi quattro amici che appunto devono reagire a questo lutto e reagiscono però in maniera normale. Non, cioè nei film di norma quando si parla di lutti si parla di roba grossa, gente che piange, si dispera, oppure che è triste perché non si dispera. Qua sono, sai, it just takes time. La risolvi solo col tempo. E lui anche qua, il film inizia in questa maniera molto potente, con anche qua una cosa sul personaggio interessantissima, questo personaggio che mentre si taglia i capelli a zero, ascolta citazioni, aforismi, no? Quindi ti dà l'idea di che persona è, capito? Una persona che non ascolta i libri interi, ma ascolta i pensierini, no? Le raccolte di aforismi. E infatti poi c'è giustamente il dettaglio. Ho spento 748 giorni per trovare le 300 migliori citazioni motivazionali, ecco. Quindi iniziare un film con questo ragazzo, quest'uomo che si taglia i capelli a zero guardando l'oceano e la macchinetta si inceppa mentre lui ascolta ste cose, ti dà l'idea di potenza. E questo è il Pacific Northwest, come dove è girato, e infatti sono posti bellissimi e inquadrati in maniera interessantissima, perché questa è una lente lunga, questo è un tele, quindi la camera è molto lontana, non è girato, cioè è girato nella maniera... E qua invece è una focale corta, sempre da lontano. E parla appunto di un lutto. E ne parla in un modo che tu bene bene non capisci neanche chi accidenti è morto. Ma sono persone che reagiscono al lutto in vari modi. Una cosa che mi ha colpito particolarmente in questo film è il personaggio dello youtuber. Lui interpreta questo youtuber che fa quei video come diventare virale in... Top 10 things that'll get you on your road to 1 million subscribers. Number 10, the description. You want to make sure to link your socials in the description because if people follow you on multiple platforms, they can become lifelong fans. È una sofferenza guardare questa cosa perché e lui è bravissimo qua perché proprio riesce a darti l'idea della persona che cerca di trasmetterti entusiasmo, ma non crede per nulla in quello che sta dicendo. Bravissimo. Number 10, the description. Terribile. Poi vabbè, questo è un po' un classico di Haver, l'inquadratura da dietro con le silhouette.
questa no. Anche la colonna sonora, anche in questo caso molto interessante. Credo sia sempre Mike Key che gli fa le musiche, ma comunque... comunque sì, c'è questa scena di loro che vogliono sentire qualcosa e allora così mettono i fuochi d'artificio. Anche questo è veramente bello. Hiccups è probabilmente il mio preferito, perché praticamente io e Annie, ma secondo Joel Haver. Lui direbbe è una rom-com, però insomma a me sembra io e Annie, non una rom-com generica. E quindi parla di questi due a New York, si innamorano, stanno insieme, litigano, eccetera, i primi baci, e poi chiaramente, essendo figlio di Io e Annie, questo film, abbiamo anche la scena di loro che si guardano dare il primo bacio e commentano su questo primo bacio. Too much tongue. Too much tongue, troppa lingua. La recitazione di questi due è fantastica e poi è carino perché ogni tanto si aprono dei siparietti e sono così i siparietti li fanno c'è la locandina in verticale che dà il titolo del siparietto e quindi racconta la storia, per dire, della loro threesome. Veramente bello. Questo è sicuramente il mio preferito perché questo film è valido a prescindere dal fatto che ti interessi Joe Lover, a prescindere dal fatto che ti interessi il fatto che fa 12 film in 12 mesi. È un bel film. E gli attori sono fantastici. Lei c'era anche in Pretend That You Love Me, quindi chiaramente qualsiasi persona legata a Pretend That You Love Me c'ha un posticino, perché comunque quel film... Ma non c'entra niente Pretend That You Love Me, perché qua stiamo parlando di Hiccups, bellissimo. Bellissimo Hiccups, singhiozzi. Viene anche spiegato perché singhiozzi. Ed è pieno di trovate fantasiose. Veramente un film fantasioso, una rom-com fantasiosa. Bellissimo. The Diarrhea Brothers Save the Day. Questo è il film più costoso di questa serie, di questi 12 film, scusa. E tra l'altro è un film che passa il Bechdel del test, quindi insomma, dici niente, che un film sulla diarrea supera il Bechdel del test. Che cos'è il Bechdel del test? Introduci due donne, devono parlare su qualcosa che non è un uomo. Anche questo film ha delle scene musical, però sono in playback e io c'ho un po'... Cosa sono? Vabbè, questo comunque, come dicevo, è il più costoso, si vede, ci sono queste location, sono fatte apposta, è un set, i costumi, eccetera. Parla di questi tre fratelli, Diarrhea Brothers, che però Diarrhea Brothers perché il loro cognome è diarrea. E praticamente al loro di lavoro consegnano questi barili di diarrea. Porca giura. Che film. Però è un film molto creativo ed è bello perché non si perde in chiacchiere sul fatto che consegnano barili di diarrea, cioè quello è il loro lavoro, non è quello il punto. Infatti, cioè loro potrebbero consegnare barili di fango, barili di qualsiasi cosa e funzionerebbe lo stesso sto film, perché la diarrea non è il punto, ecco. Il punto sono i tre fratelli. Lui ha fatto un sacco di costumi per questo film. Credo tutti i costumi. Perché lui è tipo un trasformista, qualcosa. Allora, questo non lo guarderei come primo film. Guardiamo The Text perché comunque sono 48 minuti, poco investimento e vediamo un po' se ci piace Joe Lover. Dopo The Text guardiamo Hiccups. Dopo Hiccups guardiamo Anyone Else But Me. It Just Takes Time.
The Diarrhea Brothers Save the Day. Save the Day. I fratelli Diarrea salvano la giornata, risolvono la giornata. Dopo Diarrhea si può guardare The Hero's Journey e poi Hello My Beautiful Creature. E ci siamo fatti i migliori, perché da qua in poi risente un po'. Vabbè, diciamo che ci sono ancora dei film molto belli, ma la qualità complessiva. Per esempio, Love Celeste è un film interessante, però una cosa che lo rende molto interessante è il fatto che loro sono andati a girarlo a Dubai, già questo non mi piace. Dubai, insomma. Però è figo proprio perché è girato in un posto deserto, perché hanno girato quando c'era molto caldo e non c'è nessuno in giro. E siccome questo film parla, tra le altre cose, di un lutto strano e della fine del mondo, ci sta che la città sia deserta, come è anche simbolico in qualche modo. Il fatto è che ci sono troppe cose che non funzionano in questo film. Per esempio, loro sono a Dubai, ma passano tutto il tempo nel loro albergo. Questa è una cosa che ha senso se tu stai girando un film, che stai tutto il tempo in albergo a girare il film, però non ha senso che loro stiano tutto il tempo in albergo. Dai. Poi, insomma, vanno anche in sti posti. Tra l'altro io non capisco, ma c'è un problema sto film, è tutto uno stop sopra. Ma perché è tutto uno stop sopra? Non c'è, perché è così bruciato tutto? Vabbè. Sì, questo deserto rende molto. Purtroppo in questo film c'è un elemento soprannaturale che funziona poco, perché comunque Joel Haver è un esperto. Allora, secondo me lui è il massimo esperto di parlare d'amore, perché ha fatto tanti film che parlano d'amore. Per quel che riguarda il genere fantastico, e questo film ha degli elementi del genere fantastico, non funziona del tutto. Cioè, ci sono delle cose che funzionano, delle cose che non funzionano, e anche qui forse avrebbe beneficiato di avere un po' più di tempo da dedicare. Questa scena, per esempio, è molto efficace. E poteva finire qua. E invece me la rimetti al contrario. Chiaramente quello se è veramente il pelo nell'uovo. No, non è il pelo nell'uovo, è che questo film non è ben risolto. La parte appunto fantastica, metafisica non funziona. Però la recitazione, eccetera. Ecco, vedi, un altro classico Joel Haver. Tra l'altro io apprezzo tantissimo veramente il modo in cui gira, perché per tutto il tempo che guardavo questa scena pensavo, però accidenti, le scritte, mica, potevi cancellarle, follow, Snapchat, bla bla bla. E sta scena, sta inquadratura, subito prima di finire, Sound it, bro. We can follow Lily on Snapchat. we should follow Little vabbè, Snapchat. Ed è interessante perché per tutto il tempo io sono distratto da questa cosa e alla fine della scena, alla fine dell'inquadratura, mi giustifica sta cosa. Questo però non toglie che io ho passato tutta la scena a essere distratto da quella cosa, quindi boh, funziona. Comunque, una fotografia molto interessante, una recitazione interessantina, però risente di un problema. Cioè, sono 3 attori e quando la camera è a mano è uno degli attori che tiene la camera. Questo però porta al fatto che ci sono numerose scene, e secondo me la peggiore è questa qua, dove ci sono dei monologhi, quindi uno degli attori sta tenendo la camera e quindi la recitazione non può avere lo stesso spessore se la persona invece di parlare
agli attori sta parlando da solo. Lui sta parlando da solo perché questa camera la sta tenendo Joel Haver. And now she's happy with some other guy? Cioè il campo e controcampo funziona, però la recitazione no, ma non è colpa dell'attore, è colpa di Joel, che ha voluto mettere la camera a mano in quella scena, o bastava, potevi fare camera a mano, ma lui andava a fare la pipì e così poteva fare il cameraman e filmare loro due che, comunque, un film comunque interessante, con alcune trovate anche qui carine, però sono sempre meno le trovate, ecco. Questa seconda parte di films, è un po' più stanca. Love Celeste, onestamente saltabile. The Ninth Movie, quando è iniziato io ero troppo contento. Una sorta di 8,5, no? Perché 8,5 di Fellini parla del fatto che Fellini aveva girato un corto, quindi mezzo, e 7 film, e quindi quello sarebbe stato il suo 8° film e mezzo, e The Ninth Movie è il 9° film di questi 12 film. Non è il 9° film di Joel Haver, è il 9° film di questa serie di film. È tutto girato così un po' alla Dogma 95, alla Lars von Trier, tutte queste camere a mano in relativa bassa qualità, sempre upscale in 4K, ma comunque c'ha le ISO a 10 milioni. Ed è molto interessante questa prima parte, perché parla di Joel Haver, che interpreta una versione di Joel Haver, che arriva in questa cabin a far vedere ai suoi amici il suo ultimo film, che realisticamente era Love Celeste, anche se da quello che viene detto a me sembra che il film a cui si riferiscano sia It Just Takes Time, ma comunque loro lo guardano e la reazione è un po' freddina, perché dopo che guardano il film dove lui spende le sue lacrime, il suo sudore per fare questo film, dicono beh, ne hai fatto un altro, dai col prossimo. E c'è sta scena dove lui è in mezzo agli amici che si divertono e non parlano più del suo film. Eccolo qua. I mean, I do when I need it, but most of the time I like the rawness. Ah, qua questo personaggio l'ha appena criticato perché non ha un operatore nei suoi film e ha detto, e soprattutto nell'ultimo si sente la mancanza di un operatore, che in effetti è quello che io ho appena detto di Love Celeste. E lui dice, no, ma a me piace la rawness, eccetera, che comunque in Love Celeste avrebbe beneficiato di un altro paio d'occhi. Comunque, Like knowing there wasn't a big crew kind of adds to the authenticity in my eyes. Yeah, no, I feel like that's always your MO, but in this one I feel like there were a couple scenes where the shots were kind of off to the extent where it was a little distracting. l'inquadratura che mi dà fastidio, che mi piace tantissimo di questo film. Questa. Joel's movie. Joel, come on. Guys, come over here. Quindi, setting, venite ragazzi, lo zoom inizia su di lui, stacca su di loro, sui dettagli del bere, con questo movimento di comparsa davanti, ritorna su di lui, qua continua questi sono da un'altra parte e lui alla fine si decide e si alza. Questi stacchi tra lo zoom su di lui e il coso, eccetera, io ero felicissimo. You completed it, you finished it. It's not just finish, it's something more, dice lui. Non è solo che l'ho finito, anche un bel film magari. E poi, da qua in poi, diventa un altro film dove si scopre che Joel è un mago che fa le magie. Per carità, può essere una riflessione sul fatto che tu quando fai queste cose non le dovresti fare per gli altri, per come reagiscono gli altri, ma per te stesso, perché in effetti qua, in questo film, lui diventa un mago oscuro che minaccia i suoi amici, che se non fanno un film entro 24 ore gli succede qualcosa di brutto, e quindi loro fanno il film, ma non lo fanno per loro, lo fanno per lui. Ora, è chiaro che la lezione di Joel Haver è, in generale,
tu non hai bisogno di $1 milione, non hai bisogno neanche di $1.000 per fare un film, per fare un film hai bisogno solo di volerlo fare in realtà. La voglia di fare qualcosa, in realtà, è la voglia di fare qualcosa che puoi fare. Perché prendersi le voglie di fare qualcosa che non puoi fare è un modo di non fare niente. Ora, ci sono dei registi, delle persone a cui gli vengono proposti i budget per fare i film, o comunque sono all'interno di un sistema dove è normale chiedere il finanziamento per fare quel film. Ma la lezione di Haver è: cos'è che posso fare? E quello lo puoi fare. Ed è forse il mio problema con The Night Movie è che forse io l'ho molto interiorizzato questo concetto, e quindi sto film mi sembra tutto pleonastico, con momenti che sì fanno ridere, ma per lo più... E tra l'altro il finale la butta anche un po' in vacca, se non fosse che l'ultima inquadratura è così iconica che forse si vale tutto il Night Movie, che non consiglio comunque a uno che non sia... Beh, se uno è appassionato di Gerard, cioè io i film li ho visti quando uscivano, cioè... però dico, se uno non è appassionato, questo è amabilmente saltabile. A Little Film About Friendship è un documentario sul vero Joel Haver e il vero Trent, ma allo stesso tempo non è un vero documentario, perché appunto già da subito vediamo campo contro campo, ci sono addirittura due posizioni, almeno un cambio di lenti, perché prima era uno stretto, prima era una lente lunga, adesso una lente corta, e loro non reagiscono in nessun modo alla camera, ma è concettualmente un documentario sulla loro amicizia, vedi molto le loro dinamiche, è soddisfacente a suo modo, però la cosa che mi soddisfa di più nel guardare questo film è, uno, sai, piccoli backstage il profilo Instagram di Joel Haver è tutto lui che si fa le foto mentre mangia, e c'è lui che spiega questa cosa, che di nuovo io la sapevo già perché ne aveva già parlato in un'intervista, e anche aveva fatto un corto su questo argomento, ma comunque è interessante per la dinamica di sti due in pratica, in maniera voyeuristica quasi. E in più vedi anche bei posti. Questa è un'autocitazione a due corti che loro hanno girato. Quindi sai, questo film è molto interessante per un fan, è molto interessante. Una cosa che mi è spiaciuta di questo film è che c'è questo discorso sul fatto dov'è casa, e lui che si fa una domanda proprio sull'amicizia, perché dice: io adesso sono a Los Angeles dove ho un sacco di amici, ma non mi piace la città. E alla fine io penso che sono uno che amici li fa facilmente, quindi non dovrei lasciarmi influenzare dal fatto che dove sono gli amici, eccetera. E questo dialogo è ripreso in questa maniera molto chiara. Cioè, noi abbiamo una chiara visione di chi parla. E poi c'è un altro dialogo che invece non è ripreso in maniera chiara, cioè io non vedo le facce e gli occhi di chi sta parlando, ma questo dialogo è molto interessante perché lui dice: sì, è vero, adesso noi ci divertiamo, usciamo, però c'è sempre questa cosa lavorativa, perché noi ci divertiamo, usciamo, ma filmiamo o parliamo di cose da filmare, quindi non è più come quando eravamo amici e basta, perché adesso siamo entrambi gente che fa video su YouTube, e quindi anche la nostra amicizia non è più solo un'amicizia, ma c'è anche qualcosa di lavorativo, e mi spiace troppo che questo dialogo si perda un po', visto che è tutto di spalle, e soprattutto questo è un punto di vista personale, cioè Joel Haver è bravo a fare amici, cosa ci faccio a Los Angeles? Questo è un po' più universale, perché siamo in tanti ad avere magari questo problema, non solo nel fare video, ma magari io faccio amicizia con colleghi di lavoro, e quando usciamo a me piace, quando esco, parlare di lavoro, perché è un argomento. Però quindi è un'amicizia come se fosse un po' meno pura, no? Perché non è pura amicizia, ma c'è anche il lavoro. Sto dialogo era molto interessante. E per la cronaca, io sto film l'ho visto quando è uscito, adesso siamo a 15 febbraio, e mi ricordo dove sono queste due scene, per dire, mi ha colpito sto film.
perché è girato molto bene, perché mi fanno ridere loro due, perché ci sono argomenti interessanti, la luce qua è bellissima. Forse 50 minuti è un po' troppo, però insomma fa parte anche della sfida. You Are Point Girl. Questo è bello. È tutto un film girato in verticale, 51 minuti girato in verticale, adesso non per fare chi ce l'ha più lungo, ma se metti insieme I Love You To Sigmund sono 90 minuti, quindi ho vinto. È molto figo perché praticamente è la storia di questa influencer che ha una crisi per cui di identità. Questo personaggio appare all'inizio e poi, non lui, e poi viene un po', e poi scompare, viene un po' lasciato. Questo secondo me è il problema, di nuovo, di girare e montare troppo in fretta, che questo personaggio poteva tranquillamente essere tagliato, oppure avere una risoluzione. C'entra niente. È un film molto bello perché è un inside la testa di questa Point Girl, in qualche modo è vicino a I Am the Caleb story, cioè I'm the Hero, insomma, un po' è vicino a The Hero's Journey, con in più che è girato in una maniera interessante, tutto girato appunto con lo smartphone in verticale, ed è un musical, che un po' è la cosa che mi dispiace, perché all'inizio c'è questa tizia che appunto fa la influencer, che vuole fare qualcosa di diverso, allora si compra uno studio con tutta la migliore attrezzatura, eccetera, fa proprio le classiche cretinate delle persone che non vogliono fare arte, vogliono dire di fare arte e quindi cominciano a trovarsi problemi, tipo, ah sì, adesso mi compro la Blackmagic così faccio i film, ah no, però ho bisogno anche del monitor, deve essere il Ninja XD perché altrimenti, no, ma ho bisogno anche della batteria PDP, e poi non fanno niente. Ecco, quando invece lei fa musica nel film, dico, lo fa anche nella realtà, e fa musica bellissima. Mi sei. Perché? It's all about what he said. It's all about what she said. But what about me said? What about me said? I don't know what he said. I don't know what she said. All I know is what me said. I don't know. Ok, non riuscivo a fermarlo perché è una grande interpretazione e gli perdoni tutto al fatto che non ha alcun senso, perché loro dov'è che stanno registrando? Dove accidenti è il microfono? Ho capito che in realtà loro c'hanno il lavalier e quindi stanno registrando in quel modo, però nella realtà loro sono nella sala di registrazione e com'è che stanno registrando l'audio? Con i microfoni nascosti. E allora perché sono nascosti i microfoni? Non ha senso, anche perché alla fine dicono great session. Comunque, al di là di sta cosa, che qui in questo caso è veramente il problema dell'uovo, perché è bello perché comunque è un'analisi, e c'è lo stesso attore che ha fatto i costumi in Diarrhea Brothers, è un'analisi della vita dell'influencer, dei problemi di queste prigioni dorate. Di norma io dico sempre ha un finale soddisfacente, non ha un finale soddisfacente per dire, perché se il finale non è soddisfacente mi girano le scatole. In questo caso manco mi ricordo se il finale sia soddisfacente o meno. Cioè, nonostante questo film mi ha lasciato delle belle cose, anche perché la musica è tanto bella. La musica è tanto bella e lei è molto interessante. Ah, anche qui, l'attrice che fa la manager è troppo giovane per fare sto ruolo. Ho capito che Joel ha amici giovani, però non va bene. Comunque, bello, lo consiglio, sì. Se ti è piaciuto Caleb Story, ti puoi guardare anche You Are Point Girl. Siamo arrivati all'ultimo, Coming Home. Ho veramente finito, 128 giga, accidenti a me, accidenti al 4K. Comunque, tanto finito. Coming Home è un documentario ed è molto interessante perché all'inizio io ho pensato fosse un mockumentary, perché
inizia e parla del fatto che lui torna a casa, alla sua famiglia, ma non vedi mai nessuno, è sempre lui da solo e ho finito pure la batteria. Poi lui, vabbè, è bravissimo a usare la camera, cioè per dire, qua sta imitando il timelapse, ha appena fatto la battuta, adesso faccio un timelapse, e infatti si stava muovendo tutto. È bravissimo, conosce molto bene il medium e quindi è questo un documentario su lui che torna a casa e dice vabbè ma che razza di documentario è? E si scopre piano piano che, vedi, è sempre da solo, dice ma che accidenti è? Però si scopre che è un documentario in realtà sulla mamma. Sua mamma è una cantante, cioè non è una cantante, è una songwriter, scrive le canzoni, però non amatorialmente, no? E quindi lui ci presenta sua mamma e ce la presenta parlando della vita, cioè di questo trasferimento, lei che torna in Nuova Scozia dove è nata, e del cuore, della sua musica. E quindi appunto è un documentario su lui e la mamma. Ed è molto dolce perché lui invece sa anche suonare e quindi le mette in musica le canzoni che lei ha scritto. Ti toccano tutte in qualche modo perché è un bel rapporto che hanno, è un rapporto interessante da guardare, ecco. Ed è bravo, oltretutto, a mettere la camera nel posto giusto. Perché vedi come non si impallano? Questo abbraccio è perfetto, com'è possibile che escano, cioè nel senso, avevo guardato la versione con il commento del regista di Fitzcarraldo, no, di Aguirre e Furiore di Dio, e all'inizio del film c'è questa lunga tilt, diciamo questa panoramica verticale su una montagna, e la voce di Werner Herzog, che ha fatto la director's commentary, insomma, dice... quando abbiamo cominciato a fare rolling è uscita fuori questa nebbia, ma io non ho detto cut, non ho detto stop, perché a volte quando fai il cinema, quando fai l'arte, la natura ti aiuta. E infatti alla fine di questa panoramica la nebbia si è diradata e quindi si sono viste le comparse e questa scena era ancora più potente di come sarebbe stato se non ci fosse stata proprio la nebbia. E vedere questo documentario mi ha fatto un po' pensare anche a questo, che se tu fai qualcosa di giusto e lo fai con la giusta filosofia, non esiste il fuoco che è troppo morbido, non esistono cavolate, ah ma è 422 10 bit, ah ma io preferisco B-Row, no, conta fare le cose con la testa giusta. E anche questa scena del pupazzo di neve, che è così clichétosa, anche il pupazzo di neve ha un senso nel documentario, perché è un documentario e quindi siccome è un documentario su Joel Haver che fa i film, Joel Haver tratta la camera come lo strumento che è. Ed è interessante perché lui apre la sua coda dei 12 film con un finto documentario, vlog, qualcosa su Caleb e finisce con un, diciamo, vero documentario su Joel Haver e la mamma, su Joel e la mamma. E questi sono i 12 film in 12 mesi di Joel Haver. Quindi, per dare un senso a questo finale, che insomma, se no poi uno dice, allora perché devo guardare il video se non mi dà un finale? Forse Coming Home ha senso guardarlo subito dopo Caleb Story e poi come ultimo, che comunque come la mazza caffè, no? Come una cosa dolce, You Are Point Girl. Quanto mi piacerebbe recitare per Joel, non hai idea. E beh, certo, è il mio regista preferito, certo che mi piacerebbe. Ciao Giorgio. Uff. E speriamo che ci sia, che fosse a fuoco. No, perché ho girato con questo obiettivo
Adesso stoppo il microfono. Ok, ma è anche questa marca Admiral mai sentita, quindi veramente chissà come è uscito.